Bentrovati nella mia cucina. Oggi vi propongo una ricetta classica della pasticceria, la crostata con la confettura. Gli ingredienti per una crostata dal diametro di circa 36 cm sono 500 g di farina, 200 g di zucchero, 250 g di burro, 40 g di tuorli, 60 g di uova intere, un pizzico di sale e un terzo di bacca di vaniglia, in più 400 g di confettura e 50 g di gelatina di albicocche per lucidare. Possiamo fare questa operazione lavorando direttamente il burro con le mani oppure utilizzando un robot da cucina munito di lame o una planetaria. Per velocizzare utilizzerò la planetaria che al contrario del robot mi consente di eseguire poi l'intera preparazione. Unisco il burro a pezzetti che deve essere ben freddo, dopodiché aziono la planetaria che dovrà essere munita di foglia ad una velocità media fino ad ottenere un composto sabbioso. Una volta ottenuta questa granulosità, unisco lo zucchero, il pizzico di sale e lascio lavorare giusto il tempo necessario a miscelare gli ingredienti. Nel frattempo unisco anche i semi di vaniglia, le uova battute e lascio lavorare giusto il tempo necessario ad amalgamarle al composto. A questo punto togliamo il composto dalla planetaria e lo versiamo su un piano di lavoro. Compatto l'impasto e gli conferisco la forma di panetto. Infine avvolgo l'impasto con un foglio di carta forno con della pellicola e lo pongo in frigorifero a rassodare. Occorreranno almeno 30 minuti. Passato il tempo di riposo possiamo stendere la pasta frolla. Prima la lavoriamo rapidamente sul banco in modo da ricompattare la pasta frolla ed evitare che mentre la stendiamo possa strapparsi, soprattutto a causa dell'umidità rilasciata dallo zucchero semolato. A questo punto possiamo stendere la pasta frolla o direttamente su una spianatoia utilizzando pochissima farina o ancora meglio tra due fogli di carta forno per non modificare le dosi della ricetta. Abbassiamo dapprima esercitando una certa pressione con il mattarello, cercando anche di distribuire bene la pasta sui fogli. Dopodiché cominciamo a stendere, cercando di conferire all'impasto una forma circolare. Per facilitare l'operazione lavoriamo dal centro verso l'esterno e di tanto in tanto ruotiamo l'impasto. Lo spessore finale dovrà essere di circa mezzo centimetro. A questo punto possiamo trasferire la pasta frolla in una teglia leggermente imburrata direttamente con la carta forno. Il burro ha la sola funzione di trasmettere meglio il calore, quindi modelliamo bene i bordi ed eliminiamo il foglio di carta forno superiore. Un altro metodo è quello di adagiare la pasta frolla direttamente nella teglia. Quindi si elimina il foglio di carta forno superiore e si arrotola la pasta intorno al mattarello. Ovviamente l'impasto deve essere abbastanza freddo da non attaccarsi. Dopodiché si srotola al contrario direttamente nella teglia. Modelliamo i bordi ed eliminiamo il foglio di carta forno superiore. Dopodiché eliminiamo la pasta in eccesso e foriamo la base con un rullo forasfoglia. Poniamo adesso in frigorifero per una decina di minuti sia la base della crostata che i ritagli di pasta in modo che si possano rassodare. Tagliamo i ritagli di pasta che ci serviranno per formare poi la griglia. Tagliamo le strisce a una larghezza di circa 1 cm utilizzando una rotella liscia o dentellata. Distribuiamo ora la confettura che avremo leggermente battuto sulla superficie della pasta frolla e la livelliamo bene. Adagiamo infine le strisce sulla confettura e le attacchiamo bene sui bordi. Adagiamo le restanti strisce in modo da creare un reticolo a rombi. Saldiamo bene le strisce ai bordi. Dopodiché con una rotella o con un coltellino eliminiamo la pasta in eccesso. A piacere possiamo rifinire anche i bordi utilizzando il manico di un coltellino. Inforniamo adesso la crostata a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Una volta che la crostata si è raffreddata la trasferiamo su un sottotorta o su un vassoio da portata. Proviamo a vedere se è staccata dal fondo dello stampo, altrimenti scaldiamo il fondo dello stampo su un fornello in modo che il burro che si è solidificato si scioglie. Poniamo sulla crostata un piatto o un vassoio, la capovolgiamo. Prima di servire la crostata la lucidiamo con la gelatina scaldata leggermente al microonde oppure con una leggera spolverata di zucchero a velo.
La crostata con la confettura è un dolce da credenza che si conserva per diversi giorni, è ideale da servire per la prima colazione ma anche per la merenda. Un saluto da Sonia e alla prossima videoricetta.